Monica, abbiamo iniziato per Paolo. Benvenuti a tutti, benvenuta Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Mi presenta una specie di quadro in cui c'è un misto tra una Venere di Botticelli e tutta una serie di animali che guardano, alcuni rivolti verso questa Venere di Botticelli e alcuni altri verso di noi. Ok, Cagnolino è molto interessato a questa sessione perché Paolo ama i cani e ha un cane quasi uguale al tuo. È per questo che è così vicino a te in questo momento. E sì, poi allora, diciamo che ciò che proviamo io e Paolo verso gli animali è un po' simile. Eh, Sentiamo quasi che c'è una comprensione da parte loro che è totale e non riusciamo a trovare quel tipo di fusione con altri. Questo non ti ho chiesto Paolo, tu li vendi anche? No, solo quindi cibo, oggetti, cucce, collari. Non li vendi per scelta. Ok. Beh, insolito, no? Di solito un negozio di cani ha anche. Beh, non è detto. Non è detto. Sì, vendere cani di razza, queste cose qui. Paolo, non sappiamo ancora se metterà il viso, ha fatto questo gesto, come dire, è una cosa da folli vendere cani, giusto? Questo è quello che intendevi. Ti dà l'autorizzazione Paolo? Ah, sì, rendendomi proprio questa scena molto viva, è molto animata, lui si introduce nella scena ed è come se fosse il centro di questa scena e invita anche tutti questi personaggi a dire di sì e dicono tutti un sì corale. Ok. Subito. Cinema. Diviso in due. Animali di qua, umani di là. Cinema, quindi animali vivi e persone vive. Persone, la sorella, il fidanzato di Paolo e di là il cane di Paolo e tutti quelli che vogliono venire, per esempio il tuo. Sicuramente. Mi colpisce il fatto che gli occhi di tutti questi cani, ma non vedo solo cani, ci sono anche dei gatti, dei criceti, sono, non so come dirti, più mm, eh, attenti e più compassionevoli rispetto agli occhi che vedo dall'altra parte. Quanti sono gli animali? Diverse centinaia, Il tuo c'è? ovviamente sì. Il suo c'è? Sì, vedo che vuole anche andare verso il compagno di Paolo. Quindi sta un po' con i suoi amici, colleghi, diciamo, e un po' va di là. Ok, il tuo e il suo cane se ne intendono? Sì, andrebbero molto d'accordo dal vivo. Ah. E lui dà la conferma. Va bene, di là, fidanzato hai detto che c'è, il compagno. Certo che c'è, però ti devo dire la verità, lo vedo un po' svogliato in questo momento. Come se... Bravo, Gulliver, bravissimo. È come se... Oddio. Bravo, bravo, dai, vieni qua, bravo. Allora, lo vedo appunto un po' svogliato,
eh, come se non se la sentisse di andare così in profondità. Quindi c'è una parte di lui che è anche interessata e curiosita, l'altra che mostra di essere svogliato, ma la verità più profonda è che ha paura. Infatti. Gran pollice in su di Paolo, io stavo pensando alla paura. Navicanti paura. Vedi, adesso come si sta comportando il mio cane è proprio una specie di contrasto tra ciò che viene manifestato fuori e ciò che viene provato dentro. Mhm. Mm. Quindi in realtà a volte proprio l'esteriorità camuffa veramente bene quello che è lo stato d'animo più autentico interno. E quindi Beh, sì, la antipaura lui la prende e nel momento in cui la prende è come se si catapultasse alle sue proprie scuole superiori. dove non aveva paura. Mm, dove si è misurato con una serie di cose. Mhm. A lui sarebbe utile ritornare in quel periodo, per esempio. Sorella. È come se avesse tra le mani un mazzo di tarocchi. Tarocchi. Mm. Perché? Le piace, le dà tranquillità in questo momento. Risposte. Va bene. Il fidanzato di Paolo è anima gemella? Allora, mi fa vedere che è come se in qualche modo lui lo vedesse che sono anime gemelle del quarto livello, però è come se lui rimanesse fermo in una porzione di mare, mentre Paolo nuota esplorando diverse zone di questo mare, lui rimane sempre un po' tendenzialmente lì, in un punto, e per cui, diciamo così, blocca l'evoluzione, della coppia per andare oltre il quarto livello. Lui, il fidanzato. Il fidanzato. Vibrazione di Paolo. Iniziamo. 18 miliardi. Consapevolezza. Circa 150. Anima. 45. Vite. 1967. Cervello. Mm, 9,8. Suscettibilità ipnotica. 50. 3-4D. 42. Terza. Vivacità animica. Quanto Paolo vuole sapere della verità, del come stanno le cose. 96. Beh, direi quasi ottimi i valori, se non molto buoni. Prima sessione di Paolo, partito quasi da zero, ehm, che mi chiedeva i significati di alcune sigle che usiamo e io gli ho consigliato la visione della sessione Dancing,
che Bunching, che se volete andate a cercarvi se avete questa necessità. Monica, entità eteriche. Un lupo, poi c'è del universo una salamandra, poi c'è una mantide che spinge un po' alla dissimulazione, ehm, a quel sottile inganno, a quella finzione, a quel trovare un equilibrio apparente. Mm. Poi, Poi è come se ci fossero ogni tanto di notte come degli alieni insettoidi eh, che fanno come una conoscenza preliminare con lui. Non sono delle abduction, si avvicinano a lui, lo scrutano. mm. 3 DL. Ci sono delle abduction? No, 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 per me no. È più come se fosse sotto osservazione, loro come se fossero incuriositi. Paolo ha proprio delle caratteristiche che incuriosiscono questi, sembrano un po' a forma di falena quasi, no? Mm. Entità mentali, vediamole. Allora, mi viene love addicted, quindi c'è una sorta di dipendenza affettiva, per cui per lui è veramente molto importante non andare a toccare certi tipi di rapporti. Per questi rapporti lui farebbe carte false. Mm? Quindi um, ci sono dei rapporti in cui lui ha investito tantissimo. mm, e ha difficoltà a poterne vedere gli aspetti ombra, perché ha veramente bisogno dell'amore e dell'approvazione di questi rapporti che lui ha selezionato. Quindi piuttosto lui sacrificherebbe se stesso pur di non far vacillare certi rapporti. Livello? Direi 4/5. Poi, Poi abbiamo Time. C'è in qualche modo un'attenzione al tempo che scorre e il voler in un certo senso quagliare. Lui dice il tempo scorre e adesso io voglio realizzare qualcosa di importante per me. Voglio arrivare a un qualcosa di davvero profondo e per certi aspetti a volte questo è sotto aspetto di ansia ed è il livello 3. mhm, E poi c'è un qualcosa che si chiama tipo stop dimentica. mhm. Se lui volesse ridimensionare, dare una importanza minore ad alcuni eventi accaduti nel passato, che in verità l'hanno ferito profondamente. Ma lui non vuole né farsi troppo affossare da questi eventi, né responsabilizzare chi magari ha fatto sì che venissero agiti questi eventi. Indi per cui preferisce non andarli più a recuperare, metterli un po' nel dimenticatoio. Mm. Livello diciamo un 3-4. Impianti eterici o mentali. Ma è curioso che l'impianto
mentale mi si presenti come un preservativo in testa. Ehm, Ed è come se in qualche modo questo, pur essendo trasparente, però non facesse vedere in maniera totalmente limpida, ok? Perché è comunque una pellicola. E idem per quanto riguarda le sue parole, è come se in un certo senso fossero attutite. Togliendo questo preservativo, lui avrà proprio una sorta di esplosione di sé e si acuirà la sua vista e la sua capacità proprio di espressione, di comunicazione più profonda. Poi l'altra cosa che vedo molto particolare è come se ci fosse in eterico una sega che taglia la gola e taglia appena sopra l'ombelico. Sicché con questo taglio che non è completo, per cui non è che viene recisa completamente la parte, non c'è una fluida comunicazione tra testa, cuore e genitali. Ehm, Poi vedo che c'è una corda che lega le caviglie, però che è un po' molle, ma che comunque non lo fa camminare con quella scioltezza con cui lui vorrebbe. Boh, così. Basta. Monica, causa esoterica dei problemi a prostata, vescica e, diciamo, retto, che avverte come sassi. Questa sega che abbiamo visto isola completamente questa parte. Quindi questa parte non riceve l'aiuto e il beneficio delle parti superiori, perché risulta proprio come a sé stante. E quindi è come se da sola non ce la facesse. Il motivo per cui si trova così isolata è perché di fatto è come se lui sentisse, cosa che ovviamente appartiene a una dinamica della terza dimensione, di aver in qualche misura scontentato le richieste di alcune persone importanti per lui. Quella parte lì ha seguito un'altra direzione e lui adesso è come se la stesse mortificando. Quale altra direzione? Um, diciamo che mm, allora, adesso c'è una accettazione e tolleranza molto maggiore rispetto a scelte ehm, sessuali differenti da quelle canoniche, ok? Mhm. Dalle eterosessuali. Mm? Ehm, All'epoca in cui Paolo faceva questa scelta di omosessualità era molto diverso. C'era molta meno preparazione e c'era molta meno apertura. Quindi di fatto questa sua particolarità da alcuni non è stata accettata, ma lui è come se lo capisse in uno schiocco di dita. Cioè non ha avuto bisogno che gli si sbattesse in faccia, no, io non ti accetto per come sei, eccetera. La sua sensibilità gli ha permesso di capire immediatamente che certe cose magari non venivano accettate. Allora è stato lui a scegliere di mettersi un po' da parte, è stato lui a scegliere di ridimensionare certe cose, ok? Ma comunque questo ha portato in lui una sofferenza e per se stesso e per in qualche modo ehm, non aver accontentato altri, certi altri, perché poi altri li ha accontentati.
Causa esoterica del perdere l'erezione al mattino, subito dopo essersi svegliato, e gran sensazione di paura. Un po' mi viene una sorta di abbassamento di libido all'interno del suo rapporto. Quindi è come se lui, la sua erezione naturale, spontanea, eccetera, ce l'ha, ok? Perché comunque lui è a posto da quel punto di vista lì. Però c'è un qualcosa in questo rapporto che ha fatto sì che ci fosse meno coinvolgimento erotico, ok? Mm. Quindi interviene quella parte che la spegne, perché non è esattamente lì in questo momento il suo massimo appagamento. Causa esoterica dei problemi al computer. Oh, qua vedo proprio questa mantide, scusami, questa salamandra, che so come se entrasse attraverso la tastiera dentro al computer e andasse proprio a manomettere, quasi a creare un surriscaldamento Mm. dell'apparecchio. Vabbè, la salamandra l'ha creata lui, causa esoterica del fatto che lui si vuole boicottare. Lui ha trovato un suo equilibrio, ok? Attraverso una serie di anche pratiche di una certa profondità. E ha molto bisogno, una parte di Paolo, che questo equilibrio più o meno rimanga questo e non si vada più di tanto a fare scossoni di questo equilibrio. E sa che invece qui c'è proprio un rovesciamento, un ribaltamento. Si scava fino in fondo. Causa esoterica del litigio col fidanzato ieri sera per motivi futili. Ehm, beh, diciamo che questa è una cosa abbastanza regolare. Poi nello specifico, questo regolare per questa coppia, intendo Mhm. dire, no? Tipi di Succede spesso. incompatibilità che si ripetono, sì, sì. Per banalità. Poi nello specifico, questa dissapore avuto ieri sera era proprio perché comunque il fidanzato lo sente che questo è un momento di svolta e che inevitabilmente questa cosa si ripercuoterà su di loro, no? Sul loro rapporto. E lui non è pronto a fare un lavoro così altrettanto profondo su di sé. Causa esoterica dell'avermi sognato come ultimo dei Moicani. Vabbè, interessante comunque come cosa. Allora, c'è molto feeling fra di voi. Mhm. Ehm, ehm, in realtà vedo anche lui come, sì, come un guerriero indiano. Mm. Mm? Vita passata? Sì, esatto, due guerrieri Mm. indiani, chiaramente con un'importante base spirituale, ok? Perché lì non è solamente menare le frecce o cose del genere, c'è tutto un altro tipo di connessione con la terra e con la spiritualità, però comunque due guerrieri. Ok, va bene. Ehm, sarà un po' dura, ma bisogna farlo. Portale aureo. E accanto quello degli animali.
Li avevamo già visti, no? Una volta collegati da una sorta di ponte romano. In quello degli animali chiamiamo tutti gli animali che vogliono venire. Essenzialmente l'invito è rivolto ai cani, tutti quelli che in un modo o nell'altro, quelli con cui Paolo, che ha un negozio di questo tipo, potevo dirlo, vero? Sì. Ha avuto a che fare direttamente o indirettamente, cioè un proprietario di cane va in un negozio a comprare il cibo col cane o anche senza. Mm. Quindi alcuni li avrà visti, altri no. Ma in tutti questi anni, chiamiamoli tutti. Allora, intanto arriva l'amico storico, lo definirei così, perché poi essenzialmente quello che li ha legati è stata proprio una profonda amicizia. E vedo L'ex. proprio che sì, Mm. ex. Ehm, eh, Lui ama molto mettere l'accento sulla loro profonda amicizia. Davvero si era stabilito quasi un legame di quasi fratellanza. Talmente tanto era forte l'amicizia. C'è da dire che poi, quando loro non sono stati più insieme, lui ha avuto una vita molto caotica. Mi fa vedere anche forse delle relazioni con degli ex tossicodipendenti, cose del genere, cose un po' particolari, un po' strong. Mm? Ehm, Però è come se per lui ormai questa qui fosse proprio una foto sbiadita. È solo un istante, un piccolo cenno che ci vuol fare, questo di questo suo momento caotico della vita. Mm. Adesso se preferisse farci vedere come si è integrato addirittura anche agli animali della foresta, quindi non propriamente animali domestici. Mi fa vedere come se fosse le due cose che vanno di pari passo, che nella prima fase evolutiva che lui ha avuto dopo la morte, lui è stato per molto tempo con gli animali domestici e poi quando ha iniziato ad evolvere nella sua comprensione, perché adesso comunque sono passati molti anni dalla sua morte, si è avvicinato di più agli animali non domestici, della savana in particolar modo. 1985 viene a mancare di AIDS. Noi non mettiamo in dubbio ovviamente la malattia, ma Monica, in eterico, vedi questo? È mancato di AIDS. Ah, allora, va bene, loro hanno voluto chiamarla così, ma sono assolutamente d'accordo con Paolo che così in realtà non esiste. Mm. Ehm, ah, 95, scusa. 5, sì. Ehm, Quello che io vedo è come se ci fosse stato, ormai, cioè lui me lo fa vedere da un altro punto di vista, ok? Il suo punto di vista ormai è molto integrato, non riesce più a distinguere tra il piano materiale e il piano energetico e mi fa proprio vedere come le sue scelte di vita, proprio di frequentazioni, andavano di pari passo con il suo stato di salute e come il suo sistema immunitario si fosse indebolito, più lui scendeva in basso rispetto ad alcune sue condotte di vita. Mm. E mi fa vedere come le due cose in verità sono assolutamente correlate, molto più di quello che noi crediamo. Sono quasi la stessa cosa. Il nostro sistema immunitario è come noi viviamo, è quello che noi proviamo, non è nient'altro il sistema immunitario, se non il riflesso di questo. Quindi tu vedi un virus, No, lui aveva un virus.
No, io l'ho visto consumato, ma non per un virus. Ok, cosa vuole dire a Paolo il suo ex? Sei stata la cosa più pulita, più pura che mi sia mai capitata. I nostri sguardi erano cristallini. Ehm, Da un certo punto in poi ho iniziato a mentire a te e ad altri, a me stesso. Non so se loro facessero anche qualcosa tipo la toelettatura, Sì? perché mi fa vedere questo momento così di toelettatura in cui era come se lui a volte in questi momenti desiderasse pulire se stesso. E quando queste creature così carine, così innocenti, no, vengono pulite, lui quasi volesse essere una di queste creature e pulite alla stessa maniera. Mm. Voi l'avete fondato insieme il negozio, no? Ehm, Vogliamo rivederlo un momento insieme di questa fondazione del negozio? Allora, qualche discussione a volte, perché chiaramente, insomma, non è facile mettere d'accordo due teste rispetto magari anche agli ordini da fare nel negozio, che cosa c'è bisogno di fare, come gestire anche l'aspetto economico. Mm? Ehm, Però ehm, mi fa vedere come entrambi fossero proprio animati da un fuoco profondo di vicinanza verso gli animali. Sentirli proprio come dei fratelli, come dei figli, come non di un'altra specie, non appartenenti a un'altra specie. Degli alleati, la specie Assolutamente. magari secondaria, no? Degli alleati, degli amici. Ma lui cosa ha fatto in tutti questi anni? Insomma, sono passati un po' di anni. Come disincarnato. Eh, praticamente è come se lui fosse andato anche ad imparare da alcuni animali. Ma sì, perché noi crediamo di essere magari molto più evoluti, no? Rispetto agli animali, però in verità lui ha alcune lezioni di lealtà e di anche autoconservazione le ha imparate dagli animali. Ehm, Anche proprio come tutelare se stessi. Mi fa vedere che c'è un leone che gli insegna il grande rispetto per la vita, anche se a noi può non sembrare, no? Perché il leone Leone animale, non già entità. no, animale, animale naturale. E questo è anche bello perché effettivamente ci offre a noi la possibilità di vedere gli animali non solo come entità, perché noi li citiamo spesso come entità. Mi fa vedere anche che ha imparato dalla giraffa a guardare le cose dall'alto, perché a un certo punto lui invece si è trovato come completamente invischiato in una serie di situazioni da non riuscire a guardarle dall'esterno. Quindi la giraffa invece è come se le insegnasse a vedere in maniera un po' più lungimirante, con un po' più di distacco. Ehm, Poi forse, ecco, mi fa vedere un qualcosa di protagonismo. Aspetta, perché mi fa vedere come un topolino, quindi a volte come se potesse farsi anche più piccolo.
e non c'è niente di male. Monica, io conosco, so che esiste l'AIDS dei gatti. Esiste anche quello dei cani? Non lo so. No, non si Non sa, ok. Esiste l'AIDS dei gatti? O degli animali? Forse c'è quello delle scimmie. Cioè mi viene proprio come etichetta ehm, utilizzata proprio per spaventare le persone, sia nei confronti delle altre persone, sia nei confronti degli animali, in modo da respingerli e da isolarli. Ok? È stata Mhm. proprio appositamente inventata. Ehm, che ha anche un po' a che vedere con l'Ade, mi fa vedere. L'Ade nel senso proprio degli inferi. Suscitare in noi questo profondo timore, suggerire la morte proprio. Mm? Però poi di fatto quella che viene chiamata AIDS non necessariamente ha a che vedere con la morte. O cioè? Che non è che quella patologia che viene chiamata AIDS porta alla morte. Mm. Anzi, spesso nel passato è stata il tipo di terapia somministrata che portava alla morte Mhm. per creare il fenomeno AIDS. Mhm. Ok? Ma in realtà queste persone che avevano questo tipo di squilibrio, chiamiamolo così, del loro sistema energetico e quindi immunitario, sono state fatte morire per generare poi, no? Questo fenomeno. Oggi da alcuni anni si utilizza in molti paesi, soprattutto quelli del primo mondo, la profilassi pre-esposizione, anche detta PrEP. Sembra essere un cocktail di medicinali che morte per paura, dice Paolo. Un cocktail di medicinali molto simili ai medicinali che vengono utilizzati per curare i seropositivi. Che cos'è questa PrEP in eterico, Monica? Noi ovviamente vediamo la causa esoterica e facciamo un gioco. Allora, mi fa vedere che questa PrEP è come se volesse dare una spinta dietro alle spalle a questi uomini per farli entrare in una specie di ingorgo nero. Mm. Cioè, io prendo la PrEP, quindi entro senza paura dentro questo ingorgo nero fatte di entità, stravizi, ehm, bugie, mancanze di rispetto. Mm? Mhm. Però poi in realtà uno tra gli ingredienti di questa PrEP è quello che come se ti sensibilizzasse, ok? Ti rendesse più ricettivo rispetto ad alcune malattie normali, diciamo così, Mhm. amplificando il tuo corpo. Vabbè, io aspettavo questo momento da molti anni, ho conosciuto un signore tanti anni fa che è mancato, sembra, per le stesse ragioni più o meno, ma comunque era nelle condizioni dell'ex di Paolo. Brevemente, semplicemente chiamalo davanti al portale Aureo, vedete, Sì, non dico F, lo chiamiamo. io come molti abbiamo fatto lo stesso gioco in certi anni, anni 80, anni 90. Non eravamo altro che marionette di un sistema politico. Esattamente come lo siamo adesso. Mi piace molto questa persona che tu hai chiamato perché lui ti ha seguito fin dalla prima sessione, sempre ti ha seguito. Fantastico. Ed ha veramente visto come, eh, chiamiamole minoranze, dai, per capirci, eccetera, siano usate da, diciamo così, la schiera politica, ma poi chiaramente più su vai,
più non c'entra niente la politica, ma sono delle entità eteriche, vengono utilizzate per fare dei giochi. E lui questo l'ha capito moltissimo grazie a te. Come lui sia stato strumentalizzato per ottenere all'interno della società certi tipi di risultati. Che cosa mi vuole dire? Si riferisce a un'altra persona vicina a te che Mm. però appartiene a un'altra tipologia di minoranza, che sono quelle che si vestono da donne. Che poi non è neanche la minoranza, però non so come dire, a quel raggruppamento lì, Vicino a ok? me? Che tu conosci, un vicino Boh, no, regio, bah. Mhm, che è un transessuale, ok? Mm? mhm, Anche io ne conosco di transessuali, ok? Come se fosse quella un'altra categoria, mhm. ok? Da informare, che in realtà anche loro sono utilizzati come strumenti. Ok, Sì, se volessi dire, riprendiamoci ognuno queste nostre caratteristiche senza farci usare. va bene, stava aspettando questo momento? Più che stava aspettando, sapeva che sarebbe arrivato. Mm. Vabbè, è sempre difficile quando si conoscono le persone. Comunque, io lo saluto, lo ringrazio. E diciamo che lui sa che ha anche fatto del male a delle persone, Lui? che ha ferito qualcuno. Dice il tradimento è circolare. Quindi lui l'ha subito e l'ha praticato. Va bene, lo salutiamo F. Come ci saluta? Ma è come se lui volesse libertà profonda e volesse in un certo senso sradicare tutto il palcoscenico e dice: perché non possiamo ascoltare Freddie Mercury? Adesso. Sì, dice: mi dà fastidio che sia stata messa un'etichetta così. Io adesso lo voglio ascoltare. Lo vuole chiamare? Sì, dice: I want to break free. Chiamiamolo. Basta, sì. Perché anche Freddie Mercury capisce di essere stato usato, oltre che dalle majorie musicali, più in alto ancora dalla politica, dall'economia, eccetera, eccetera. Chiamalo Monica. E, e lui adesso, Freddie Mercury, vuole cantare questa canzone qua per noi, per l'amore della musica, delle note, per il messaggio che c'è, che ciascuno sia libero di essere, ma davvero libero, non fintamente libero. E la sta cantando con il microfono. E gli fa anche piacere rivedere com'era il video, perché era molto giocosa, è molto divertente. E Paola è una persona molto giocosa e divertente. Dov'è Freddy? Nella bacheca dei personaggi famosi? Sì, ma lui non vuole più starci, Bene, perché ne ha viste troppe. spacchiamola. Sì, ci ho passato fin troppo tempo qua. Io voglio essere libero, un'anima come altre. We want to be forever.
La spacca, la teca? Certo che sì. Ed è vero, io sono un'anima eterna. Io non sto dentro una teca. Io non le ho viste, Sta- molti scusami, hanno fatto delle indagini su di lui, non ho più pallida idea di cosa dicano, ma erano attendibili, esoteriche. Allora, diciamo che ci sono pezzi qua e là che sono, secondo me, cose interessanti, però pezzi. Ti interrompevo, cosa volevi dire? Cosa stavo dicendo? Che però lui all'interno della teca crea proprio una fessura da cui passa lui. Però di fatto è come nel momento in cui lui uscisse, la teca si rigenera, perché la volontà delle altre anime che stanno lì nella teca è quella di continuare, a rimanere lì. Il personaggio, ma lui se ne va. Sì, 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 assolutamente. Sì. L'anima di Freddie Mercury dove va? Vedo che è come se volesse fare un giro negli ospedali dei bambini, per portare in eterico dei giochi, della musica, dei momenti di leggerezza, ma anche dove ci sono animali abbandonati, cani randagi. E in eterico è come se volesse offrire delle cucce, Canta? un'anima generosa. Sì, sì, intanto canta, proprio Cosa? per alzare le vibrazioni di questo abbandono, di questa tristezza. Usa la Adesso vibrazione della voce. è come una ninna nanna. Qual era il progetto personale dell'anima di Freddie e qual è quello di adesso? Allora, l'anima voleva fargli sperimentare tutte le tre S, il sesso, lo spettacolo, quindi il successo, i soldi, e ci è riuscita in pieno. Eh, che l'uomo, Freddie Mercury, assaporasse tutto questo. Attualmente l'anima di Freddie Mercury è quella di portare amore, io vedo. Lo può fare da portale aureo. Io sono una rosa eterna, io porto profumo, bellezza e amore ovunque io sia e sono nel portale aureo come sono ovunque si ricordi di me e si ascoltino le mie note. Bene, lo salutiamo insieme a F. I due F vanno. Sì? Sì, Messaggio dell'ex di Paolo a Paolo. Anima, anima. chi ha conosciuto un'amicizia come la nostra, alzi la mano. È unica e storica, passa alla storia. Poche persone come te, caro Paolo, hanno questa profondità di legame, nel bene e nel male. Caro amico fraterno, un ultimo abbraccio. E mille ancora ne verranno. Vedo che mentre loro si abbracciano, in realtà è tutto un saltare di animaletti intorno e sopra di loro. Gatti che si strusciano, eh, cani che grattano, che si infilano nel loro abbraccio. Lo salutiamo insieme a tutti gli animali. Quello degli animali si chiude, quello delle persone, degli uomini no.
Di esseri umani no. Dimmi quando è andato e quando sono andati tutti. Mm. Credo che lascia un osso. Un osso, sai, di quelli che si usano per dare ai cani. Questo osso è d'oro, lui dice. Monica, cugina, solo un anno. Chiamala e chiama anche i genitori di Paolo. Una maga mi viene. Mm? Una maga anche che magari aveva Mm. sperimentato un po' di roba. Non so perché Paolo ha fatto pollice in alto. Mm. Ok. Ha sperimentato anche un po' in là. Mm? Molto curiosa, ehm, molto attratta dall'esoterismo. Mhm. Mm? Altro pollice, non lo Eh, sapevamo. Come fai a saperlo, Monica? un po' più scuri. Un po' più un po' scuri, gli aspetti oscuri dell'esoterismo. Sì. Ma questo non perché lei fosse una persona negativa, assolutamente, ma Cartomante. proprio perché voleva proprio sondare in ogni anfratto, diciamo così, no, dell'esoterismo. E diciamo che l'esoterismo è fatto anche a volte di queste cose un po' più torbide, ok? Mm? Era uno scorpione. Scrive Paolo. Bene, faccia la magia, ci lascia un messaggio e se vuole, lì è dove può andare accelerando tantissimo il suo percorso. Le piace molto guardare Paolo dall'alto e mi fa vedere in particolar modo, non so, quando lui fa delle cose in casa, non so che cosa faccia, non so se sta sistemando casa così, no? E a lei piace seguirlo. Credo che lui la senta a volte, cioè che ne senta la presenza in maniera anche quando non si sta concentrando, no? Quindi sta facendo queste cose che può essere mettere in ordine così e sente la presenza. È come se lei avesse ancora un po', tra virgolette, la nostalgia della materia, ok? Quindi le piace vedere quelle azioni molto pratiche, anche molto basiche, le piace. Ehm, Anche quando lui fa delle pulizie, a lei piace guardare. Le piace quando lui legge i libri di carta, però. Cioè, qualcosa con i piedi, piedi, si massaggiano i piedi, loro due, non so, piedi, cosa i piedi, o forse quando alza i piedi, qualcosa che riguarda i piedi le piace, che le sa di relax, di connessione. E Paolo cosa le dice? La prima cosa che mi è arrivata, mi manchi come l'aria. Ehm, Mm? perché c'era un livello di comunicazione anche non verbale molto buono. E, e loro, per esempio, erano anime gemelle. Loro erano anime gemelle. E devo dire che è un po' reciproca la cosa perché anche lei sente la mancanza. Non è ancora in una fase in cui abbia, non so come dirti, mh, come ti posso dire, non è ancora riuscita ad effettuare un vero distacco emotivo, ok? È come se in lei ci fosse ancora
molto presente la parte emotiva. Alcuni disincarnati dopo un po' è come se non diventano affettivi, ok? Però Mhm, c'è meno questa componente di emozione, di tristezza, eccetera. In lei, probabilmente perché è ancora da poco che è andata dall'altra parte, e c'è mhm. ancora. Quindi non vuole andare? E io adesso, per esempio, la sento proprio un po' la sua tristezza. Penso che passassero molto tempo anche a parlare, Mm, si mm, sentissero mm, mm, mm. presi uno con l'altro. Insomma, non è Mm. facile per lei rinunciare. Io dico che per il momento a lei va bene così, sai? Mm. Mamma, la salutiamo allora. Rimandiamo la cosa una volta, la prossima volta. O quando si sentirà pronto. Ormai l'ha visto. Certo. Mamma e papà. Posso dire l'episodio della mamma? Della telefonata? Mamma ricevette una telefonata a casa in assenza di Paolo, dove in modo molto truce le svelavano, anni 80, no? Le svelavano l'orientamento del figlio. Insomma, non ha mai digerito questa cosa. Nonostante abbia accettato tutto, abbia conosciuto i compagni, abbia conosciuto l'ex di cui abbiamo parlato, non l'ha mai accettato. Oggi, come disincarnato, vede la vacuità di questa forma mentale, probabilmente suggerita dalla religione, probabilmente suggerita dal cosa pensa la gente, probabilmente sti gran cazzi. E lei infatti dice, per così poco mi era quasi preso un crepacuore. Per una sciocchezza del genere. E vedo che fa una risata anche molto ehm, carina. Non è una risata sguaiata. Mhm. Molto elegante questa risata. Mm? Come? Molto elegante Elegante. e di ridere, sì. Ehm, Proprio perché si è resa conto, no? Di quanto fosse prigioniera di un pregiudizio che ora proprio la fa sorridere, le sembra un'inezia. Adesso è Il libera o è prigioniera? No, no, adesso è libera. Il padre è come se in una fase è stato, tra virgolette, un po' risentito nei confronti della moglie che non l'ha messa al corrente di nulla. Mm? C'è stata questa fase. Poi c'è stata una fase in cui il padre ha visto se stesso di come in effetti non era pronto e addirittura ha ringraziato lei per averlo fatto. Tutto questo successivamente è avvenuto perché davvero l'evoluzione dell'anima continua, anche dopo quella che noi chiamiamo morte, non smette. Mm, 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 mm. Ed è una continuazione rispetto alla vita che abbiamo avuto per risolvere alcune cose. E attualmente vedo sia il padre che la madre con due volti molto distesi, con delle guance rosee, che vorrebbero però, come dirti, togliere dei sassi dal corpo profondo di Paolo. Non ti caricare così. Lo vedi Mettiamoli che tutti. Scusa? lo vedi che noi giochiamo? Gioca anche tu. Mm. Mettiamoli tutti e tre insieme. Dov'è questo peso in Paolo? È come se lui mettesse in bocca questi sassi, quindi ci sono cose che alla fine lui non può digerire, e allora i sassi immediatamente, boom, fanno proprio un grande frastuono e arrivano nella parte bassa, che è, diciamo così, il pube e poi sì, anche parte del tratto intestinale. E vedo che si accumulano tutti lì giù, a precipizio, cadono proprio lì giù. Mm. E si è proprio creata come una specie, sai, le trincee di una volta dei militari, fatta di sassi.
Sono tutte e tre, uno di fronte all'altro o all'altra. E la madre dice una cosa molto saggia, dice, vedi, dietro quella trincea ci sei tu che combatti. E poi il padre gli fa vedere, guarda chi c'è di là, contro chi stai combattendo. E di nuovo c'è un altro Paolo. Alla fine tu combatti sempre e solo contro te stesso. E la mamma le fa vedere un copione, il copione del film stabilito insieme, Mhm. dove c'è proprio la firma di Paolo come regista, come sceneggiatore, e mostra proprio che ha soldato sua mamma e suo padre affinché recitassero esattamente quella parte lì. Quindi la madre che non riesce a accettare fino in fondo la scelta di Paolo, il padre tutto all'oscuro perché è una cosa troppo pesante da accettare. E lei glielo sventola sotto il naso, dice, lo vedi, questo è solo un copione. Tre copie Quando del vuoi, copione, ognuno ha la sì. sua, con delle lievi modifiche, anche il padre ha la sua. Oh sì, Io ero il padre che non sapeva niente, io ero la mamma che aveva il copricuore, io ero il figlio, ero gay. Fogli al vento. del vento. E che Il succede? padre tiene un po' una risata e dice, anche un po' di basso livello questa sceneggiatura, dice. E ci pensi, quando noi siamo lì giù, dice ridendo, ci danniamo tanto per questi copioni qui. Ed è tutto un film. A noi ci sembra tutto così vero e lo sentiamo talmente profondamente. E allora mi rivolgo al padre, e allora cosa è importante? Tu lo sai? Guarda, qua c'è la casa dell'amore. Questo è ciò che è importante, come se fosse quasi un tempio, molto bella come casa, no? Architettonicamente veramente spettacolare. Questa casa dell'amore è ovunque, mh, dove tu vuoi che sia questa casa dell'amore, lei c'è. Ma per accedere alla casa dell'amore devi riconoscere il film, altrimenti rimani intrappolato nel film. Li salutiamo. Tipo, ah bella, ah bello, bella, sai, una cosa, esclamazione così. Il Chi padre lo... più che altro, il padre. Sì. La madre sono delle polpette, così dice, dai, dopo mangi queste. Ci sono questi in Delle, frigo. sì, delle polpette vegetali, così spinaci, dai, mangi queste qui. Un'ultima cura materna, così. Va bene. Li salutiamo e chiudiamo questo lungo capitolo sui disincarnati. Abbiamo visto anche la telefonata. Sì, sono anche molto scherzosi fra di loro, un po' si prendono in giro, hanno veramente capito che è tutto un grande gioco, grande bluff. Ok, Paolo, è arrivato il momento per te di aprire la busta, no, di andare al cluster.
Oh, mamma mia, adesso forse mi hai condizionato perché mi viene tipo c'è posta per te. Eh. Aspetta, eh. Aspetta. Però ci può anche stare, eh. Perché dall'altra parte, allora, quindi Paolo è dalla parte che ha mandato la busta, ok? Dall'altra parte sono tutte le persone che di primo acchito non hanno accettato Paolo, ok? E Mhm. lui, per non avere il rifiuto, perché per lui il rifiuto è una cosa che potrebbe fargli male, li ha fermati prima. Mhm. Odiamo entrambi la De Filippi. Vabbè, ma qua non c'è la De Filippi, c'è Lucio. Mm, C'è Lucio sì. Corsi. La busta. Che parla in questo modo, adesso apro la busta. Vabbè, dai, stiamo ironizzando. Ok, ci sono tutti quelli che non l'hanno accettato. Mm, Ci frega qualcosa. no. Eh. Ma i contratti come li vedi così? Come quelli che non l'hanno accettato? No, è interessante perché siamo proprio in uno studio televisivo e Mhm. lui ha iniziato a comprendere che i contratti, per esempio, adesso me lo rappresenta come il pubblico. Non importa, non è che devono essere per forza degli oggetti, no? Avendo capito che è tutta quanto una scenografia, ecco che lui li rappresenta come il pubblico. Ok. In realtà, appunto, con i suoi fogli in mano, no, del suo copione, Paolo ha scelto una vita molto ricca, molto intensa, molto importante rispetto al bullo X, che in realtà non l'ha mai bullizzato, ma che potrebbe averlo bullizzato isolandolo a scuola. Lui ha fatto molta più esperienza, è andato molto più avanti, è andato molto più in alto e non ha semplicemente scelto una vita a girare in tondo dietro il risultato calcistico, dietro un certo tipo di azioni da fare in questo mondo e così di questo tipo. Mm? Sì, però c'è da dire che poi ha scelto una persona con cui poi si è un po' arenato. Mhm. Quindi ha messo assolutamente la quarta e anche la quinta, esplorando anche tante discipline, anche tanti aspetti olistici, anche una buona conoscenza su di sé. Però è come se a un certo punto avesse messo un masso, un fermo, che poi sono gli stessi massi che lui percepisce dentro. Mm. Quindi lo facciamo vedere al fidanzato questo pezzo. Paolo adesso butta tutto, il contenuto del cluster, tutto lo studio televisivo in un portale definitivo. Oggi si segna il suo grande cambiamento, il suo grande salto in avanti, in alto, in meglio. Carino comunque, fidanzato, perché dice, io lo so che mentre lui sta facendo il salto sopra il masso, Mhm. io devo passare sotto il masso. Io lo so che per me la via d'uscita è entrare sotto di me, dentro di me. E io lo so. Lo dice in maniera anche molto complice con Paolo. È anche abbastanza bello, eh? È anche Sì. abbastanza semplice, basta volerlo. E tra l'altro vedo che si sta complimentando con Paolo, gli fa proprio un applauso per il salto molto atletico che Paolo ha fatto saltando questo masso. Beh, è una buona reazione. E intanto Paolo elimina il suo avatar, che non ci interessa sapere com'è, se no, se altrimenti vuoi dirlo, dillo pure. Ma l'ho visto proprio come un arbitro che ogni tanto fischiava in determinati momenti della sua vita. Stava cartellino giallo, cartellino rosso. Bene. E tutto questo lo può fare anche lui. Mm.
Carino, i suoi ad eternum sono come se fossero delle pagine dei libri, che un po' sono anche le pagine della sua vita, io credo, eh? Anche perché della sua vita si potrebbe scrivere un libro, perché ha avuto tante esperienze, anche curiose, varie, e quindi è così. Ok, Pagine. pagine, pagine e pagine. Con questa condizione, a quanto, no, e le entità eteriche, lupo, salamandra, mantide, insettoidi e DL ci sono ancora? No, Le tre entità mentali che non ripeto ci sono ancora, così come gli impianti? no, Ok. Vibrazione nuova. 800, Mm. Consapevolezza. 187, Anima. 53, Vite. 1791, Cervello. quasi 11, Suscettibilità ipnotica. 63, Mm. 3D. 20, Vivacità animica. 90, Grandissimo. 90 meno? Era 96. mi è venuto 90, Ok. Grandissimo cambiamento. Nuova vita. Spartiacque superato. Paolo lascia un messaggio alla sorella. vedo che la prende per mano, quindi la fa alzare dalla sedia, la abbraccia, la solleva e, ed è come se le trasmettesse il fatto che anche lei può. Stessa domanda sul fidanzato. Gli dà un bacio molto delicato sulle labbra e vanno in camera. Al suo cane. Sei il mio fedele amico e non è un modo di dire, sei il mio cuore. A tutti i cani del cinema. Grande festa, voglio bene a tutti quanti. Adesso il più importante è a se stesso. Non finisco mai di conoscermi e più mi conosco e più comprendo il mondo e mi sento a mio agio. Immagine finale. Sembra quasi ubriaco di, eh, di gioia ehm, e di sé, del rapporto che ha con sé. Lo sento proprio più leggero. Il progetto qual era? Joker, Joker. E adesso? gioco, io gioco. Io gioco. Disconnettiti da tutto e tutti e torniamo